legge la temperatura ed è al di sotto dei 35 gradi. Ok, intanto ho tolto la mia immagine così risparmiamo connessione. Manuela ti dà l'autorizzazione? La vedo un po' spaesata, complessivamente un po' confusa, però è come se volesse uscire da questo disorientamento, quindi con anche qualche incertezza, però dice sì. Prima sessione di Manuela. Le diamo un cartellino 1, prima sessione. Mm. Come fatto? Sembra una candelina. Penso che si riferisca a un... Lei l'ha associato a mese, primo mese, no? Che è riferita al suo aborto. Ok. Allora lei l'ha vissuto così e è venuta fuori una candelina. Mi senti, sì? Mi senti bene? Sì, Adesso. adesso sì, sì. Ok. Nome del progetto, vediamolo. In balia di la sensazione proprio di non essere lei a guidare la propria vita, né fisica né energetica, ma proprio la sensazione che ci siano altre forze indefinite a guidare sia il suo corpo, sia la sua mente e anche un po' l'andamento della sua vita. Non si sente davvero padrona della sua esistenza, molto poco. Nome della sua anima. Allora, è come se al momento fosse print come copia, no? Però è come se, Stampa. sì, in questa sessione volesse diventare sprint. Nome dello spirito della parte eterica, PE. Mi viene Callisto, Vibrazione. 1,2 miliardi. Consapevolezza. Mm, 123, Anima. 28. 28. Vite. 2081. Capacità medianiche, percentuale di cervello utilizzata. Allora, adesso attualmente utilizzate 8,3, però potenzialmente secondo me molto alte. Suscettibilità ipnotica. 20, 3D. 80, Vivacità animica. 84. C'è, Monica, una vivacità animica percentuale sul 100% minima, ehm, oltre la quale si arriva a fare una sessione. Secondo me 70. Quindi quelli che non la fanno perché hanno paura, perché hanno le scuse, tutta una serie di cose sono sotto il 70. Mm, Generalizzando, volendo trovare una sì, regola. sì. Ok, Manuela, i valori sono da fame. 1,2, percentuale di consapevolezza tra le più basse che abbia sentito negli ultimi 2 anni, e l'anima che è in vacanza praticamente, tutto spirito. Tantissima 3D, l'80%. Valori molto bassi. Subito le entità eteriche, vediamole. Mm, cioè, io posso anche sbagliare clamorosamente, ma le prime che arrivano sono proprio come, non so spiegarti, sembrano degli alieni, sì, con la testa allungata, ehm, però che possono anche presentarsi sotto forma di mm, sembianze un po' color madreperla. Mm? Quindi possono sembrare quasi
degli spiriti. Mm? Eh, tipo la loro provenienza potrebbe essere B20, B21. Poi ci sono due tipi di insettoidi, uno che è una formica e l'altro proprio che è una larva con i denti affilati che appartengono proprio al sottosuolo, no? In quanto insettoidi hanno a che fare con la terra e il sottoterra. E poi c'è un leone che è come se la volesse in ogni caso tenere lì buona, facendola sentire sicura di un qualcosa che non esiste. E Un poi, pericolo che non esiste, dalla quale eh, lui la tiene sicura. no, cioè come dire, come a darle delle sicurezze infondate. Mm. Perché non c'è un pericolo. Un- Allora, perché no, è come a dirti, io per farti stare buona ti distraggo e ti do delle sicurezze che sono finte, quelle sicurezze. Quelle poche sicurezze che hai sono finte, ma io te le faccio credere vere, così ti distraggo da ciò che veramente è. Mhm. Mm? E, e poi c'è uno scorpione come aracnoide e 3 EDL. Come si chiamano i primi, quelli che hai definito bianchi di pelle, diafani, insomma? Cioè, come se loro mi dicessero abitanti, alieni, viventi, ma, e B21 anche. B20 e B, B20. B, sì, B20 e B21. Ah, B21. Dove stanno? Anzi, ti blocco. Una volta Cioè io, chiedevamo sempre dove stanno, dov'è il pianeta, e oggi non ce ne frega più niente. Fagli questa di domanda. perché loro cioè in questo momento se tu mi chiedi dove stanno, a me viene una chiesa. Cioè mi viene come se loro fossero in questo momento come dei sacerdoti che tengono anche a battesimo. Mhm. Mm? È come se fossero degli alieni che hanno anche scelto alcuni credenti e alcuni luoghi legati ai credenti, anche alcuni luoghi, adesso non so se riguarda anche la zona di Manuela, in cui si favoriscono, diciamo così, delle guarigioni. Ok, vediamo le entità mentali, quante sono. Allora, sono tre, in realtà sono un po' una sfumatura dell'altra, però secondo me sono importanti perché si analizza bene, Manuela. Allora, la prima si chiama proprio sottoterra ed è questa sensazione che lei ha fisica, infatti lei soffre di asma, no? Le arrivano dei momenti in cui non riesce a respirare. Noi sottoterra non riusciamo a respirare perché non è il nostro habitat, ok? Le entità da cui lei è interferita invece hanno come ambiente ideale il sottosuolo. Mm? Quindi Mhm. la sensazione è fisica di soffocamento, ma allo stesso tempo è anche come se lei, vivendo sottoterra, non riuscisse bene a rapportarsi con ciò che è sopra la terra, ok? Quindi si sentisse distante da tutto il resto. Mm? E questa è la prima entità che io la vedo a livello 7. Mhm. L'altra è prigione. Vedo proprio, Manuela, all'interno di questa prigione che è sia fisica che mentale. Cioè lei si sente privata della sua libertà, solo che non riesce a rintracciare ehm, quando lei si è sentita libera, ok? Quindi anche se lei non ha un termine di paragone da dire lì mi sentivo libera, lei sente comunque di essere all'interno di una prigione.
Quindi direi appunto, qua siamo a livello 6. Mm, E poi c'è, allora potrei chiamartela qualunquismo, per dire che a volte, molto spesso per Manuela, una cosa vale l'altra. C'è poco entusiasmo, c'è poco coinvolgimento, poco interesse e anche sfiducia, in generale. Ok? Lei è molto alla ricerca di ehm, se stessa, attraverso tutti i percorsi che ha fatto, diciamo di tipo spirituale. Però alla fine quello che domina è un senso proprio di distanza, di distacco, mm, ehm, e anche proprio di scarsa vitalità. E qua siamo sempre 5-6. Impianti. Più che impianti singoli, io vedo Manuela all'interno di una specie di camera iperbarica, dove lei praticamente viene in questa maniera controllata, sia da un punto di vista mentale, ehm, anche in modo che lei non si accorga, no, di quelle che sono le reali problematiche. Quindi, come a dirti, vivi comunque all'interno di questa apparente campana di vetro, ignorando che cosa davvero sta succedendo. Però di fatto che cosa succede? Che questa camera iperbarica le produce, intanto io vedo apatia e poi proprio questo senso anche di confusione e di disconnessione, perché ovviamente le cose non fluiscono e lei stessa a un certo punto si rende conto che i pezzi non si collegano, che lei non è ben connessa ehm, con le altre parti della sua vita. Poi No, no, è questo, complessivamente io vedo questo. uno solo. Sì, 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 globale. Va bene, io chiamerei subito il disincarnato principale, il padre mancato quasi 30 anni fa. Mi parla degli studi. Adesso non so se poi da lì lei ha avuto una crisi rispetto allo studio, eh, perché lo vedo che arriva con un libro in mano. O forse grosse difficoltà lei ha avuto di concentrazione, perché è un qualcosa che riguarda l'apprendimento. Lui come lo vedi? Come si presenta? No, il viso non lo vedo, vedo gli oggetti che mi presenta. Quindi mi ha presentato un libro, e le sue mani vedo. Chiedigli perché Mani non mostra il viso. un po' grosse. Non so se a un certo punto gli si erano anche gonfiate, perché le vedo un po' grosse, un po' anche arrossate, un po' screpolate. Mi fa vedere in particolar modo la mano sinistra, quindi con la fede al dito, e mi fa vedere la chiesa, anche qui credo che si siano sposati in chiesa. Probabilmente c'è questa specie di comunque punto fisso la chiesa, ok? Magari non vissuta, non so come dirti, anima e cuore tutti i giorni, eccetera, però è come quella tradizione imprescindibile. Dopo 30 anni, un disincarnato che ha fatto? Va bene, in quella dimensione non c'è la variabile tempo, però c'è un'idea di acquisizione di consapevolezza, almeno non sempre, ma nella maggior parte dei casi, simile a quella che noi intendiamo con il tempo che trascorre.
Sì, la cosa interessante è che legandomi a quello che ha detto Manuela, è come se lui in qualche modo abbia voluto anche comprendere alcuni aspetti della guerra, perché vedo che nell'arco di questi 30 anni è come se fosse stato in zone in cui, ancora in tempi moderni, si svolge la guerra. Mm. È come se avesse avuto bisogno di mh, assimilare, diciamo così, no? Delle informazioni e delle lezioni che riguardano e la scarsità, perché mi parla molto del cibo, ma anche come ti posso dire la sfiducia, quando ti senti completamente perso a un certo punto. Penso che il modo in cui lui si sia sentito perso nelle fasi più pesanti della sua malattia, lui le abbia collegate a come ci si può sentire persi sotto i bombardamenti, come se tu sapessi che non hai via di scampo, a che hai ancora quel pezzo di vita non vita da fare. Non so, mi dà molto questa cosa del gonfio. Come vede la figlia? La figlia è come se la vedesse un pacchetto unico con le nipoti, Mm. perché quando guarda la figlia vede un triangolo, quindi lei più le due bimbe. Mi fa vedere come un triangolo luminoso, radioso. Non riesco a vedere incluso qua il marito, ok? Come se fosse un po' un elemento a parte. Mm. Non ti ho chiesto, Manuela, tua madre è viva? Viva. E rispetto alla moglie, come lo vedi? Ma, la prima cosa che mi ha fatto vedere era proprio la fede, ok? Quindi in realtà lui se n'è andato da sposato. Non so se Mm, 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 riesco a spiegare. mhm. Non è che tutti hanno questo senso proprio del matrimonio, della coppia. Lui se n'è andato via da sposato e ha continuato a sentirsi sposato e probabilmente anche la madre, cioè la moglie, cioè la Mhm, madre di Manuela, sua moglie, ha mhm. continuato a sentire questo matrimonio, in essere. Monica, è lui che fa sentire Manuela osservata e protetta? Allora, per come viene a me, eh, eh, è più sulla figlia piccola, cioè sulla nipote più piccola, questa cosa, Mm, ok? Come se la volesse togliere. Allora, questa cosa non si può fare perché comunque ogni anima sceglie per sé, eccetera. Però il tentativo da parte di questo nonno è quello di proteggere questa piccola, questa bimba, da, non so come dirti, questa forte interferenza di intrusi che Emanuela vive in maniera molto forte, ok? mhm. Mm? Ehm, È come se potesse arrivare anche verso le figlie di Manuela. Mm? Quindi il nonno fa in modo, per quanto possibile, di sorvegliare, ok? Specialmente la piccola, perché è come se ancora non avesse preso delle decisioni definitive. Mm? Nei confronti invece di Manuela è come se ci fosse non tanto una protezione come ce l'ha con la nipote, ma più uno sguardo amorevole, benevolo.
Ok, lo pur lasciamo un attimo. vedendo quello che Manuela sta facendo. Lo lasciamo un attimo lì, il papà. Mm, Non ci congediamo ancora. Peraltro chiamiamo anche la nonna materna di Manuela e, se c'è, l'aborto di 1 mese avuto in passato. L'aborto di 1 mese mi viene come essenza di gioia, perché arriva con una risata da bimbo. Sembra quasi anche una trottola, una di quelle palline che girano e fanno questo rumore molto allegro di vita. Arriva così. Era un'anima? Sì, certo che sì. Ok. E la nonna? Ah, allora, mi dice qualcosa riguardo al tabacco. Ora non riesco a capire se era la fabbrica di tabacco, se era, ma non lo so, che discorso stia facendo, perché la cosa che mi viene è il tabacco. Poi Eh, qualcosa riguardo. Dimmi mm. scusa? Manuela fumava, la nonna? No. Il nonno materno? No. Perché il tabacco? Perché quando lei parla di tabacco, appunto non tanto di sigaretta, sembra più un qualcosa rispetto a una fabbrica di tabacco, non il vizio del fumo, come riferimento al tabacco di, non lo so il motivo, sinceramente. Bisogna vedere se invece il padre di lei, capito? Magari fumava. Mm. Non sappiamo, non possiamo saperlo. Perché è come se fosse una cosa di, non so, una specie, come se lei portasse una denuncia rispetto all'industria del tabacco. Mi arriva una cosa del genere. Poi mi fa vedere delle patate con tutta la terra sopra, con delle radici sotto, e piedi un po' malmessi, come se fosse a piedi nudi, anche i piedi sporchi di terra, però un po' sofferenti i piedi, ecco, anche un po' deformati così. Va bene, Monica, causa esoterica del sentirsi sempre osservata e protetta, se non il padre, chi è? B21, B20? Io dico di sì. Se lei sceglie di togliersi questa sorveglianza, perché allora non sempre gli alieni che ci interferiscono si presentano in maniera crudele e terrorizzante, ok? Capita invece a volte che si presentino proprio come familiari, protettori, Sì. custodi, che in fin dei conti è anche una maniera molto astuta, no? Affinché noi non li scacciamo e anche affinché noi non li vediamo. C'è un battesimo Per me sì, di queste entità? L'hanno sì, battezzata? per me sì. Per me sì, bisognerebbe poi andare approfonditamente ad andare a vedere la chiesa in cui lei è stata battezzata. Io dico che la maggior parte delle persone che non sono consapevoli non è che facciano per forza in malafede certe cose e non si rendono neanche conto di essere manipolate da certe entità. Diventano un tutt'uno con loro. Però il problema è che poi, vedi, persone come Manuela non hanno più il diritto alla propria vita, cioè non riescono neanche a capire che direzione dare alla propria vita. La stessa Manuela si sente stanca da sempre, non se ne spiega la ragione, questa asma non se ne spiega la ragione, non è un Qual è la, granché felice e non se ne spiega la ragione.
Qual è la causa dell'asma? Io la vedo proprio come se loro la tenessero. Allora, loro si presentano così in maniera anche abbastanza luminosa, abbastanza gradevole, anche se non è che vedo i lineamenti, no? Però con questa luce, perché giustamente non è che devono essere spaventosi ai nostri occhi, però poi vedo che le entità a cui sono collegate sono questi alieni di terra, quindi formica e larva, quindi sottoterra, ok? Pertanto, essendoci questa interferenza, è proprio come se Manuela fosse costretta a vivere sottoterra. Ma come fa a vivere sottoterra un umano? Non può. E infatti si sente Manuela sempre in affanno, grandissime difficoltà respiratorie, ma specialmente da quando lei è diventata, diciamo, da circa una ventina d'anni, ok? Lei è diventata mano a mano, come dirti, più interessante perché ha iniziato a farsi una famiglia. Mm? Quindi una Mhm. famiglia significa altre prede, ok? Quindi è come se nel momento in cui lei inizia a portare altro cibo, diciamo così, andasse ancora più sottoterra. Ok? E cioè io la vedo proprio come un po' una cosa familiare, perché anche il fratello, no, ne soffre di questa asma. Io gliel'ho detto, io la vedo come una cosa familiare che parte dal ramo materno, ok? Questo tipo di interferenza. Poi non è detto che in tutti si manifesti nella stessa identica maniera, però problematiche simili nella famiglia. Le figlie. Ora, certo, certo. Però in realtà è una scelta molto comune, solo che molte persone non se ne rendono proprio conto. Cioè, tutti quanti noi abbiamo scelto di venire qua e di essere interferiti, Solo che Assolutamente. diciamo che l'interferenza di Manuela la vedo molto evidente legata a questi esseri, legati appunto a degli alieni anche fisici che si trovano nel sottosuolo. Quindi lei si trova proprio in questa situazione che è fisica di difficoltà di respirare. Autonomamente lei non può respirare perché è ovvio sottoterra non può respirare autonomamente, ok? Però anche questa sensazione in fin dei conti di distacco rispetto a tutto il resto è proprio perché lei è sottoterra e il resto del mondo, gli altri, invece sono in superficie. Causa esoterica del prurito alle orecchie. Ma lì è come se avessi visto queste formiche ehm, che le passeggiano, diciamo così, sull'orecchio più e più volte. Ovviamente l'anima ha sempre, no, dei modi per comunicarci, che possiamo fare altre scelte. Allora le dà questa screpolatura, diciamo, ok? Alle orecchie e le dà come unico rimedio un medicinale molto forte, molto invasivo, ma in fin dei conti sono espedienti che l'anima usa per dare occasioni di risveglio. Causa esoterica non della stanchezza fisica, ma del fatto che si presenta alle 17, come se fossero le 2 di notte, come se avesse lavorato nei campi dalle 5 del mattino. Sì, perché è come se fosse arrivata per qualche ragione la fine della giornata, ok? La fine della giornata e lei più che mai in quel momento si deve ritirare sottoterra. Mm. Diciamo che è come se certi animali andassero a dormire prima, no? Rispetto a noi, ok? Quindi Mm, mm, terminata la mm, mm. giornata, lei deve scendere giù. D'inverno è Quindi buio alle 17, sì, in eh, generale.
Queste sono Cause... creature comunque dell'oscurità. Io continuo a vedere queste larve bianche Esatto, fatte a bravo. C, che poi sono le larve di un coleottero, mi sembra. Grassone con la testa Esattamente, gialla, esatto, ok, proprio queste. cicciotte. Sì, sì, Se- sì. Causa esoterica della sindrome da gambe senza riposo. Quando va a letto, si muovono di continuo, diciamo da sole, tra virgolette, fino a che esausta, mh, si abbandona al vero sonno. Mm. Allora, come abbiamo detto, l'anima cerca sempre, no, di mandare dei messaggi per far cambiare direzione all'essere umano, ok? Quindi è come farle vedere che è proprio nella fase dell'addormentamento e quindi durante tutta la fase del sonno che lei viene maggiormente controllata, anche se lei non se ne rende minimamente conto, proprio perché il controllo è totale, ok? Quindi le dà questa specie di avviso in maniera molto vistosa, molto evidente, Mhm. che le rendano anche un po' più lungo e più difficile, no? L'addormentamento. È un modo, come dire, prendi a calci tutto questo, perché tu sei nel completo buio, nella completa oscurità, ma questo è molto il gioco fatto da queste creature che vivono sottoterra e sanno perfettamente come gestire il buio e come tenerci all'oscurità di tutto. E il blocco sessuale? È come se lei, un po' ce l'ha fatto vedere all'inizio, no? Quando lei si misurava questa temperatura, era veramente strana, no? È come se lei mh, non si sentisse del tutto, tra virgolette, umana con quelle che possono essere le pulsioni normali, ok? Degli umani. Mm? Tra questo proprio l'istinto sessuale. Quindi in questo impianto camera iperbarica in cui lei si trova, l'obiettivo è anche quello mh, di isolarla e di distaccarla dagli altri, anche privandola, no? Di un aspetto che è prettamente umano, che è la ricerca del piacere, la ricerca del contatto, ehm, che oltre ad essere un appagamento per lei, in realtà porta ad un consolidamento della coppia. Perché lei ha fatto la battuta dicendo: Beh, mio marito non è che sia tanto contento, forse tollera di più la mia sindrome delle gambe senza riposo piuttosto che questa mia recalcitranza, no, verso il sesso. Ed Mm. in effetti questo fa sì che la loro coppia non sia veramente intima, perché al marito manca l'intimità. Quindi di nuovo il gioco è vinto da loro, ok? Che lei ha un legame non particolarmente forte, che lei ha questo isolamento. Va bene, domanda più importante, più profonda. Perché, causa esoterica, del fatto che Manuela ha scelto questo quadro? Ha scelto di creare insieme agli altri, insieme a da sola, delle entità sotterranee e ha scelto di diventarne dipendenti, fino a oggi. È come se l'anima gridasse, eh, una delle conquiste maggiori è la libertà. E vedo Manuela che sta cercando proprio di uscire da sottoterra. Vedo quindi le mani appoggiate alla superficie della terra, ma la sua testa è ancora dentro. La libertà ehm, che è vedere, che è tirare fuori la testa da sottoterra, in tutti i sensi, ehm, è sconvolgente.
mi fa vedere a questo punto che lei è come, non so, adesso sta massaggiando i piedi della figlioletta più grande. Ha un senso questo? Boh, sì, ogni tanto lo fa. Mm. Hai un ottimo labiale, Manuela, capisco tutto quello che dici. Bene, potrei doppiarti. È come se dunque, aspetta. Cioè, come se la liberazione di Manuela da questa cosa desse in qualche modo un beneficio anche alla figlia. La figlia ha anche problemi, perché mi fa vedere problemi di connessione, di contatto con la terra, non lo so, forse non cammina bene? Esatto. Ok, esatto. E quindi è di nuovo legata a questo, ok? Lo vedi che in maniera un po' diversa, perché non è che sono uno la fotocopia dell'altro, no? Però il Mhm. tutto si collega. Sono tutte sfumature, però, della stessa questione, della stessa vicenda. Come se la figlia potesse avere, non so per quale ragione, un beneficio, come se le mani di Manuela potessero cambiare e la prossima volta che tocca i piedini della figlia, ehm, il sangue nella figlia scorre in maniera diversa. Le- mm, il fluido vitale scorre in maniera diversa. A parte che Manuela, mm, una volta ripulita, le mani le usa molto bene. Chiamiamo le figlie, il marito e la madre nel cinema, appunto. Non che sia così importante il cinema, tuttavia per la storia di Manuela lo è. Allora, il marito è un po' teso. Penso che abbia un po' accumulato, adesso mi viene tipo come se fosse con un giornale che serve quasi in un certo senso a calmare la tensione, a ridurlo, lo stress. Come se in realtà ricevere tutte queste informazioni per lui fosse un po' destabilizzante, ok? Quindi cerca di mantenere un contatto con la realtà leggendo un quotidiano. Mm? Mhm. Per quanto riguarda le figlie, in particolar modo la figlia più grande, io la vedo una farfalla, come se fosse una farfalla. Quindi come se potesse essere decisamente più leggera. In eterico è così. Quindi ha delle potenzialità proprio di leggerezza e anche, non so come dirti, di poesia, di arte. Non so se può essere legato, poi come lo vorrà sviluppare lei l'arte, perché ci sono tante forme di arte. Ehm, la più piccoletta, non so, la vedo che può essere molto portata per lo studio, per l'apprendimento. Ehm, Sembra di le no. vedo tutte. Ma questo però è anche molto legato al tipo di scuola. Il problema è anche questo. È legato al tipo di scuola e poi bisogna anche vedere che cosa succede con questa pulizia. Perché abbiamo detto che il nonno tende molto a vegliare su questa bimba, ok? Quando la veglia io vedo che lei ha una cartella. Probabilmente lei non è tanto a suo agio, ok? Quando va a scuola così, perché vedo che lui veglia su di lei soprattutto nel momento dello studio, va bene? Mhm. Le cose che posso vedere è che quando poi fa l'altro passaggio, quindi cambiando, eh, mm, quindi lei sta per passare alle medie, giusto? Mhm. Ok? Può essere molto diverso perché lei energeticamente cambia e, come posso dirti? Allora, questa bambina cambia velocemente energia, però gli adulti che la circondano è come se rimanessero collegati sempre alla sua vecchia energia. Non vogliono in un certo senso essere
aggiornati, rimanere al passo. Allora, quando lei poi cambierà, che va alle scuole medie e quindi c'è tutto un nuovo panorama e lei sarà portatrice di una nuova energia, io dico che il suo rendimento cambia. Va bene, salutiamo il padre. Allora forse anche per questo che veniva con il libro all'inizio, no? Che si parlava di scuola, di studio, di difficoltà di apprendimento. Ti ricordi che abbiamo detto questo? Mhm. Di concentrazione. Mm? Allora è per questo che è venuto. Io pensavo fosse riferita a Manuela, invece magari è riferita alla nipotina, questo. Ehm, è come se volesse preparare la merenda. Mm? Prepara la merenda alle nipoti, ma come se fosse una merenda però da portar fuori, perché poi gliela infiocchetta e ci mette anche un pezzettino di torrone. È come se volesse dire può essere dolce, può essere duro, non mollare, che dà delle soddisfazioni. Una cosa simile, dice. E vedo che bacia tutte e tre in fronte. Ehm, però a Manuela vedo che le tiene entrambe le braccia. Io non so se Manuela c'ha anche un po' le braccia stanche, perché vedo che è come se gliele accarezzasse, come se gliele volesse anche un po' far rilassare. Messaggio finale del padre. A questi ricci mi fanno impazzire. Belli belli. Ehm, e alle nipoti qualcosa del tipo non ascoltate troppo quello che gli altri vi dicono che voi siete. Perché probabilmente anche per via del paese, eccetera, eccetera, è come se si tendesse a dare delle etichette, ok? Ehm, ed è proprio un invito alla libertà, a credere in se stessi e a conoscersi, non basarsi su quello che dicono gli altri. E vedo che al marito di Manuela dice, gli fa il segno così, come dire, dai, sii forte, sii tosto. Portale aureo e salutiamo il padre. Sì, molto allegro. Ha superato, insomma, È sono passati maturo tanti per... anni. Mhm. Sì, E l'aborto, ma non era un'anima. sì, 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 O lo era era. un'anima? Sì. Sì, 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 assolutamente, sì. E, cioè, è come se fosse un distillato di gioia, di allegria, di risata, perché è proprio nella profonda comprensione che noi, questa roba qui che noi stiamo vivendo come dramma, non lo è per niente. E la nonna materna. Era una materna, questa roba qui delle patate mi era venuta, sti piedi, mm, è come se le ricamasse velocissimamente un cuore e la saluta così. Chiudiamo il portale aureo. Sì. E ora per Manuela di andare al cluster. C'è però un avvertimento che do. Andare al cluster non vuol dire fare una pulizia noi per lei, dopodiché tutto andrà bene e più o meno la vita resterà sugli stessi canoni. Andare al cluster significa abbandonare una vita
e iniziarne un'altra. Un po' come quando viene a mancare una persona. Inizia una nuova vita, probabilmente, se lo vorrà, ma ne finisce un'altra, la vecchia. Mhm. In realtà non finisce proprio nulla, come nel caso di Manuela. Il cluster di Manuela si presenta come come del terreno molto smosso. Vedo anche delle zappe, dei rastrelli, ovviamente per tutto questo discorso che abbiamo fatto, di sottoterra, di insetti, eccetera. Ehm, Manuela vuole tornare a respirare, vuole uscire dalla terra, vuole uscire dalla prigione, quindi butta via tutto. E lo fa come a partire dall'infanzia. Cioè, nel momento in cui sta spostando tutta questa terra nel portale definitivo, è un'energia che parte dall'infanzia, perché certi tipi di blocchi li ha sentiti da sempre. Per cui lei in questo momento sta ripulendo anche tutto il passato, sta rivitalizzando la Manuela di adesso, la Manuela che c'è stata e ovviamente la Manuela che verrà. Portale definitivo, quindi. Sì, Crea qui al suo posto qualcosa, quindi lei non elimina, che comunque è sbagliato, comunque non mette un'energia in un posto dal quale non tornerà più indietro il portale definitivo, ma mette nuove condizioni a quelle che saranno probabilmente le nuove regole del suo gioco. sì. E vedo che sta prendendo in bocca un flauto. Si fa aiutare anche dalle figlie, vedo. Anche se una sta suonando tipo il triangolo. La più grandicella suona il triangolo, l'altra figlia anche lei suona il flauto e proprio con le note musicali emesse, grazie a questi strumenti, creano un ad eternum molto potente, ad altissima frequenza. Fatto come? È fatto proprio di note musicali danzanti, che cambiano forma. A un certo punto mi sembra anche quasi uno stormo di uccelli. Va bene. Avatar, stessa sorte, e se vuole può creare anche qui, dopo averlo messo in un portale definitivo, un ad eternum. Somiglia a un medico, perché lo vedo con il camice. Probabilmente la vita di Manuela è costellata per svariate ragioni, per sé e per altri componenti della famiglia, dai medici, no? Prescrizioni e tutto il resto. Più Manuela che dice, adesso respiro io e butta via questo avatar. Fatto? Sì, ed è come se adesso prendesse uno strumento antico, tipo un liuto, sai, no? Di nuovo per creare una musica che generi un ad eternum. Cosa ricorda questa musica? Un pezzo di musica classica? Sì, sembra quasi un po' medievale, perché è come se la musica rendesse proprio più forte e più protetto l'intento di Manuela e tutta questa operazione che sta svolgendo. Ed essendo antica è come se avesse ancora più spessore, più valore. Va bene, siamo alle battute finali. Manuela è ancora in balia di
No, lo progetto. vedo come un fiore che autonomamente sta sbocciando. Print è diventato sprint. È diventato sprint. Callisto, l'anima e lo spirito. È diventato bellissimo, quindi tradotto proprio dal greco, bellissimo. Vibrazione. Mi viene 180. Ottimo. Ovviamente entità eteriche, mentali e impianti e l'impianto non ci sono più. Allora, non ci sono più, però devo dire una cosa che è molto importante per Manuela, prima che si addormenti, eh, di esprimere mentalmente con sé, se preferisce a bassa voce, ma va bene anche mentalmente, ehm, di essere padrona di se stessa, dei propri sogni, Mhm. ok? E l'intento di voler essere libera e di evolvere nella bellezza, nella luce. Ok. Dicevamo consapevolezza. Forse me l'hai già detto, ma 165, benissimo. Anima. 48, Ottimo. Vite. 1828, Perfetto. Cervello. 9,4. Suscettibilità ipnotica. 41 mi viene. Perfetto. 3 di. Errore 40. Bene. Però La, mhm. scende La, di, ulteriormente. la dimezzata comunque. Sì, Vivacità animica era 84. 91. Benissimo. Messaggio di Manuela alla sua prima sessione a se stessa. Sono un po' scioccata. Ehm, Ho gettato le premesse per una vita completamente nuova, nuova ai miei occhi, nuova al mio cuore, nuova alla mia pelle, nuova davanti alle mie figlie, come se lei iniziasse anche a percepire un altro modo di essere madre rispetto a come è stato fino ad adesso e anche un modo diverso di percepirsi come donna. Naturalmente ci vuole qualche mese, prima che lei ehm, veda, no? Tutto questo svilupparsi, però io penso che già entro i primi giorni sentirà un qualcosa di molto diverso in sé, in se stessa. Un messaggio a chi vuole nel cinema. Vedo che va a baciare il marito sulle labbra. mm, Non gli dice niente, gli bacia solo sulle labbra e vedo che crea come un cuore abbracciando, le figlie sono tutte e due sedute, e allora lei va ad abbracciarle, abbraccia con una, con una mano l'altra e si crea proprio un cuore fra di loro. Benissimo. Immagine finale. La nuova Manuela, come la vedi? Tutta titubante come all'inizio, un po' sulle sue? È come se stesse facendo una doccia fredda, tra l'altro, che è una sferzata di energia. Ed è la doccia che battezza la nuova Vera Manuela. Benissimo. Quindi non parliamo più di sottoterra, ma di Di acqua.
sole. Non ho capito, scusami, ripeti, scusami. Acqua, aria e sole. Perché? Perché è l'opposto, diciamo così, che sottoterra, no? Mi fa vedere proprio questa vita all'aperto e lei che respira profondamente, stando all'aperto, baciata dal Bene, sole. benissimo. Abbiamo finito, Monica. Disconnettiti da tutto e tutti.